Buongiorno ai nostri amici, siamo di nuovo in compagnia di Valentina Ferranti, antropologa, autrice, collabora con varie testate giornalistiche e si occupa soprattutto di temi legati all'attualità, alle società complesse, quindi al giorno d'oggi. Quindi non c'è persona più indicata per trattare un tema particolarmente interessante, perché oggi parleremo di giochi. Anche se, come vedremo, c'è molto poco da giocare e molto poco da scherzare con certi giochi. Ma parleremo di giochi perché con l'arrivo della pandemia, in maniera un pochino sotterranea, quasi potremmo dire in sordina, noi ce ne siamo accorti da poco, tra l'altro, Valentina chiacchierando. Cosa è successo? È successo che sono apparsi dei giochi, soprattutto per bambini, quindi per delle fasce di età molto basse, fra 5 e 10 anni, che guarda caso erano proprio delle attività ludiche studiate soprattutto per i periodi del lockdown, ma che dovevano servire, e sono serviti, immagino in grande parte, a far sì che i bambini introiettassero una serie di valori e di comportamenti che erano, guarda caso, poi quelli stessi promossi dalla narrazione scientifica per far sì che il virus potesse essere arginato e quindi il contagio limitato. Allora, a che gioco giochiamo quindi oggi, Valentina? Buongiorno intanto, grazie della tua partecipazione. Con te tocchiamo sempre appunto temi delicati. L'altra volta avevamo Alexa e quindi com'è che si riuscivano a far parlare i propri defunti, i propri cari estinti per il piacere dei nostri figli attraverso la tecnologia di oggi, ma anche in questa occasione quindi parliamo di qualcosa di ben interessante e guarda caso riguarda ancora una volta le fasce più vulnerabili e le fasce più deboli, potremmo dire, cioè i bambini. Buongiorno Martino, grazie di questo invito. Allora, guarda, l'argomento è molto interessante, appunto ce ne siamo resi conto da poco tempo e abbiamo cercato di analizzare questo aspetto con l'occhio attento dell'antropologo che osserva il mondo contemporaneo e spesse volte ne rimane stupito, basito, quantomeno, insomma. Diciamo che poi si indaga su ogni fenomeno e questi 2 anni e mezzo sono un laboratorio interessantissimo, drammatico perché la situazione è sempre è stata ed è ancora drammatica, ma comunque ci dà la possibilità di analizzare alcuni aspetti incredibili che, devo dire, passano in sordina. La cosa che a me stupisce di più è che poi i genitori, perché parliamo di bambini, non si rendono conto della gravità di alcune situazioni come quella appunto che abbiamo scoperto, dei giochi educativi per aiutare i bambini durante il momento del lockdown, ma anche dopo, ad imparare le giuste regole dei comportamenti dettati dalla scienza, direi con l'H finale a questo punto, la scienza. La cosa che a me sconvolge e dà molto fastidio è il fatto che si usino sempre comunque i bambini. Perché si usano sempre i bambini? Perché il bambino è una creatura liminale, non è ancora formato, la sua anima non è ancora formata, è come un passatore e quindi è una materia malleabile. E proprio perché è una materia malleabile, gli adulti si appropriano della sua crescita, della sua mente, della sua anima, del suo cuore e della sua emotività per forgiare queste creature. Ora, questo è uno degli atti più vili che si possa fare, perché un conto è con l'educazione, la trasmissione di saperi e lasciando comunque al bambino la possibilità di scegliere quello che lui vuole pensare e vuole fare. Ma così c'è un'imposizione che viene posta dall'alto dai signori del pensiero unico dominante, dai padroni del sistema, di questo sistema che stiamo vivendo, e c'è un'imposizione e la cosa che a me sorprende di più è che appunto chi dovrebbe tutelare questi bambini non li tutela o comunque non esercita più il dubbio rispetto a certe cose. Quindi noi mettiamo nelle mani dei bambini dei giochi come scaccia il virus, inoculando la paura dell'altro
e del contagio, ma anche della libertà individuale. Allora, Ed anche diciamolo, della... per chi ci sta, oggi vorremmo parlare di due giochi appunto che sono emblematici a nostro giudizio. Come dicevi giustamente tu, i bambini sono cera vergine, quindi sono malleabili, assorbono, ma d'altra parte se vogliamo creare le colonne della civiltà futura lo dobbiamo fare con quelli che ancora sono oggi dei virgulti, non con le colonne già costituite o decrepite. Quindi è ovvio che si agisca sui bambini, si agisca in maniera massiva sui bambini. E per parlare proprio di questi temi dei giochi, che sono secondo me assolutamente letali e terribili, abbiamo scelto due giochi appunto. Il primo è quello che stavi nominando, che è Scaccia il Virus, che è appunto un gioco in scatola, e poi parleremo anche, e tenetevi forte, di un gioco dell'oca, di un'oca in quarantena, quindi due dispositivi particolarmente ben congegnati che funzionano però in una stessa modalità. Allora, cos'è questo Scaccia il Virus, il gioco delle buone pratiche anticontagio? Esatto, questo gioco si basa su 10 regole anticontagio, è un gioco anche abbastanza banale e ci siamo guardati le regole, anche abbastanza noioso volendo, ma più che altro la cosa che mi sorprende è che i creatori di questo gioco, un'azienda italiana, dichiarano proprio di voler, tramite questo gioco, fare un servizio sociale, in qualche modo aiutare a stimolare i bambini al bene comune. Questo bene comune che ormai sentiamo e risentiamo in tutti i principali canali di divulgazione mainstream, no? Il bene comune. Quindi questi bambini vengono inscatolati all'interno di questa dinamica del bene comune e attraverso questo gioco imparano delle regole, le regole del buon comportamento per evitare i contagi. Quindi avremo delle carte, delle piccole carte con la mascherina che protegge dal virus, da mettere sopra dall'altra carta che è quella del virus. Poi avremo delle carte per le buone pratiche Che per premiano... evitare il contagio, fino a un premio finale, appunto, perché hai superato tutte le prove. Come dire, è un gioco educativo proprio perché tu attraverso queste carte, attraverso come ti muovi all'interno di questo schema, che poi è un quadrato, quindi è un gioco neanche troppo dinamico volendo, tu devi acquisire queste regole e poi sarai virtuoso. Quindi virtuoso. sei il bambino virtuoso che ha rispettato tutte queste regole e questo è l'humus del gioco, cioè il centro del gioco, riuscire a rispettare e a incamerare tutte queste regole. Quindi la filosofia mi sembra che sia molto semplice. Se ti comporti in un certo modo, vai avanti. Se non Esatto, ti comporti e la sfortuna di cadere, ad esempio, nella casella virus, come dicevi tu, lì ti blocchi, a meno che non tiri fuori come se fossero dei jolly, delle altre carte come appunto la mascherina o se non carta della sbaglio c'è anche mascherina. le carte del gel sanificante, eccetera, che ti permettono Esatto. di uscire da questo schema. Ti volevo domandare, perché è molto strano, a parte come dicevi tu, inscatolare giustamente, a quello che so io, i giochi, soprattutto in questa fase, dovrebbero sviluppare la creatività, l'inventiva di un bambino, quindi stimolare i lati che possono essere ancora più attivi e che possono rispondere, che hanno modo in un qualche modo di formarsi anche. Invece, da come viene messo, che mi sembra un gioco piuttosto manicheo, cioè bianco-nero, vinci o perdi, e se non rispetti, sei praticamente rimani nell'impasse, non ti muovi più. Al contrario, sembra che siano dei giochi che invitano al rispetto delle regole. Quindi non c'è la creatività, ma invece il conformarsi. E non a caso sono tutti i giochi che vanno con delle caselle, quindi è un incasellamento dove non ci sono modalità alternative, cioè o questo o quest'altro. Quindi sono anche dei giochi molto direttivi, che già ti insegnano, secondo me, in maniera molto schietta, o segui le cose e queste sono, non ti puoi muovere da questo quadrato, o se non le segui rimani in quarantena in compagnia del virus. Esattamente, guarda, c'è un neologismo che non so se l'ho inventato io o già circolava, comunque invece di lobotomizzazione, robotomizzazione. La robotomizzazione dell'essere umano, per cui ci sono dei comportamenti prestabiliti da cui non si esce da quello schema, non c'è possibilità di un atto creativo
che ti porti magari ad arrivare dove devi arrivare, ma in un'altra forma, no? Quindi potevano fare, sarebbe comunque stato mostruoso, ma un gioco più creativo, per cui il bambino poteva cercare delle altre modalità per sfuggire a un possibile presunto contagio. Invece no, loro hanno voluto fare una schematizzazione dei comportamenti, che è quello che però avviene nelle scuole. Ovvio. Quindi Non c'è immaginazione, non c'è fantasia, non non c'è c'è fantasia. uscire dalle regole in maniera tale da creare la novità e magari delle regole nuove, ma semplicemente in maniera pedissequa. Segui quello che c'è e sulla base di quello che c'è o mangi la minestra o ti butti dalla finestra. Dalla Sembra un po' finestra. Esatto, e diciamo che i bambini, questo è lo stesso, cioè quello che succede fuori ormai da un punto di vista educativo succede dentro, quindi nelle scuole ma anche nelle famiglie, perché è tutto viziato ormai. Da cosa? Da un infantilismo cognitivo di cui parlavamo prima anche Martino. Questo infantilismo cognitivo in qualche modo ha avvolto la mente soprattutto degli adulti, perché poi il bambino potrebbe essere libero da queste regole, da queste e nessuno gli dinamiche, comprasse il gioco. se nessuno gli comprasse il gioco, ma soprattutto se molti di questi adulti si ribellassero alle regole imposte che sono soprattutto all'interno dell'ambito scolastico. Certo. Quindi il problema è proprio di questo infantilismo cognitivo e questa robotomizzazione dell'essere umano e della mente umana, per cui come se questi adulti diventassero degli sponsor dei governanti. In che senso? È come se il governo, il virologo di turno, la veterinaria di turno, Sassolino dalla scarpa, così, ho fatto una citazione, dicesse cosa fare e loro vedessero in questi personaggi mamma e papà. Quindi non posso non rispettare le regole che mi impongono mamma e papà se no sono un bambino cattivo. Ecco che l'adulto diventa affetto da infantilismo cognitivo, che credo che sia proprio la malattia del secolo. E tu dici? Adesso si è acutizzata, però credo che sia la malattia del secolo. Quindi significa riconoscere in qualsiasi personaggio che può rappresentare un'autorità, poco importa se questa autorità è positiva o negativa, però delle figure parentali, papà e mamma. Che un Esatto, ma po'... questo fa... Scusami Martina, Vai, dicevi? vai. No, no, che questo Questo accade fa... purtroppo spesso anche in molte religioni, nel senso di far sì che in un papà cattivo o in un dio cattivo, però identificato con un papà o forse non con un papà, con una mamma, con un patrigno o con un matrigno, avviene che però abbiamo sempre questa proiezione che vediamo ovunque, proiezione dell'autorità dei nostri genitori. Assolutamente, ma questo avviene anche dove non c'è uno sguardo al sacro di un certo tipo e di un certo livello, perché questo avviene quando non c'è questa verticalizzazione, questo afflato, questo ragionare anche sul mondo del sacro, no? Quindi qui entriamo poi nel campo della chiusura mentale, del bigottismo, E eccetera, 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 dell'appiattimento. no? E dell'appiattimento. Appiattimento, parola perfetta per spiegare come questa umanità affetta da infantilismo cognitivo debba essere tutto uguale, voglia essere tutto uguale. Quindi nessuno può uscire da una regola perché sennò è brutto e cattivo. Proprio come il bambino, tra virgolette, che ruba la marmellata nella dispensa della nonna e quindi viene punito. Questa umanità ha paura di uscire dalle regole, di rubare la marmellata, di fare qualcosa di assolutamente controtendenza ed ecco che c'è un appiattimento generale che ci ha Ovvio. portato a tutta questa situazione. Il dolo sta proprio nel fatto, nell'utilizzare i bambini, nel forgiare i bambini fin da Certo. piccoli a questo Anche, appiattimento. anche perché è proprio la marachella, è proprio l'errore, è proprio lo sbaglio compiuto per disattenzione talvolta che fa sì che il bambino autoimpari le cose, altrimenti se non sbaglia mai o se sa già dall'inizio cosa è bene e cosa è male, non si potrà mai fare un'esperienza propria dell'esistenza e non potrà da solo capire e scindere ciò che è bene per lui e ciò che non lo è.
Comunque ti volevo dire, siccome abbiamo parlato di due giochi, Valentina, allora il primo era ovviamente questo scaccia al virus, ma su questo stesso modello di scaccia al virus, che appunto abbiamo detto è un quadrato dove si muovono delle pedine e con delle carte che fanno sì che si abbiano gli spostamenti, c'è quest'altro gioco che è appunto il Loca in quarantena, che è una sorta di rivisitazione del gioco del Loca, che abbiamo scovato appunto, guarda caso, proprio cercando nel sito del Ministero della Salute, quindi un gioco ufficializzato a tutti gli effetti. Tra l'altro è stato inventato da un'equipe, diciamo, guidata da una psicologa, da una docente universitaria, ed è tra l'altro un gioco che è scaricabile in un sito ufficiale di una università italiana. Allora, cosa è questo gioco dell'Oca in quarantena? Allora Martino, questo gioco dell'oca in quarantena, come tu prima accennavi, è stato ideato ed inventato da una professoressa, una psicologa del lavoro della LUMSA, tale, possiamo fare il nome, no? Il gioco è pubblico. Certo, c'è un miagolio dietro, poi assolutamente sbaglio o ho detto uno dei soliti miagoli? Oh. È lei che si aggira, quando si parla di certi argomenti è molto interessata. Quindi questo gioco è stato ideato da Paola Benevene della LUMSA, appunto, università, e con altre studentesse o comunque ricercatrici. È stato creato, a loro dire, per la comunità e soprattutto, dato che loro sono psicologhe, questo manipolo di donne sono psicologhe e operano per il bene comune, quindi per forgiare alla paura i bambini, hanno proprio dichiarato che hanno messo questo gioco a disposizione gratuitamente per noi poveri mortali che dovremmo imparare queste regole anticontagio. Allora, interessante come appunto anche qui questo gioco sia sempre rivolto ai bambini, ma qui c'è del dolo maggiore, poiché probabilmente casualmente questo manipolo di psicologhe ha scelto di utilizzare, di reinventare il gioco dell'oca, antichissimo gioco che ha un significato, adesso lo andiamo a spiegare, quindi di manipolare, di prendere, di reinventare una tradizione, perché qui si tratta proprio di una appropriazione indebita di questo gioco dell'oca per crearne, lasciando tutta la struttura labirintica dell'originario gioco dell'oca e di crearne appunto un gioco per bambini anticontagio, un gioco per la comunità. Scusate un attimo. Ecco. Comunque non è possibile che ogni volta che noi facciamo un collegamento lei debba intervenire, non si vuole palesare, non si vuole mostrare oggi. Ah, eccola. Pippi, per favore, stiamo parlando di cose serie e tu lo sai. Magari dissenti e lo fai miagolando, però noi dobbiamo cercare in un qualche modo di andare avanti. Grazie Pippi della tua apparizione. Della tua apparizione. Immancabile oramai, da buona vedetta quattro zampe che si rispetti. È incredibile, guarda. Però devo dire che predilige le tue di dirette. O se l'R Moscia che l'attira, chi lo sa. Nelle tue è sempre presente. E quindi dicevamo questa appropriazione di una tradizione, che è una tradizione antichissima e veramente fondante. In che senso? Il gioco dell'oca. L'oca innanzitutto diciamo che è un animale simbolo di vigilanza, ma vigilanza di cosa? Vigilanza del percorso iniziatico o del percorso che tutti gli esseri umani debbono fare in vita. Tant'è che il gioco dell'oca è un gioco labirintico e questo ha un significato profondo, per cui da un primo inizio, da una partenza, c'è tutta una fase liminale in cui ci sono diverse tappe che sono degli insegnamenti iniziatici o comunque dei blocchi dovuti a un percorso che si devia. Ci sono delle caselle interessantissime come la morte, come il pozzo, come il ponte addirittura, che da un punto di vista esoterico sappiamo quale sia il significato fondante, quindi e se noi andiamo proprio a prendere un antico gioco dell'oca, vediamo come è scritto il percorso iniziatico e fino a giungere al centro dove c'è l'oca e lì è in qualche modo
l'inizio di un nuovo percorso, di una rinascita, di una, tra virgolette, iniziazione, perché poi sappiamo che siamo sempre in prova, no? Quindi qualsiasi livello noi possiamo raggiungere nel nostro percorso personale e spirituale, dobbiamo sempre affrontarlo a testa bassa, e anche se arriviamo al centro, nel giardino dell'oca, è un buon punto, ma è sempre comunque un Per nuovo ricominciare, inizio, certo, per ricominciare appunto attraverso questo simbolo labirintico che è presente certo. in tutte le culture, tant'è che noi possiamo addirittura recuperare un antichissimo gioco dell'oca in un papiro egizio dove viene rappresentato Mehen, che è il serpente benefico che girando a spirale su se stesso protegge il centro, che è Horus, il nuovo sole che deve nascere. Wow. Quindi dal punto di vista simbolico noi possiamo addirittura tornare così indietro. Fino al mondo degli Egizi. Fino al mondo degli Egizi, tant'è che poi l'oca per la cultura egiziana era un simbolo di rinascita e un simbolo solare, tant'è che loro dicevano il passaggio da oca a oca, ovvero dalla morte alla nuova nascita o alla rinascita, in un universo ciclico che si ricompattava sempre. Ricordiamo anche che questo gioco labirintico è anche strutturato all'interno dei veri e propri percorsi iniziatici, Certo. o comunque i percorsi che facevano i pellegrini. Nel Cammino di Santiago, in quello francese, ci sono dei luoghi come a Logrogno, c'è un grandissimo gioco dell'oca rappresentato in terra, e soprattutto in tutto il percorso, lo posso dire perché l'ho fotografato e l'ho fatto, ci sono delle zampe di oca stilizzate che, guarda caso, se noi guardiamo la zampa d'oca stilizzata, è una linea e due linee così che rappresentano proprio l'uomo che alza le mani al cielo, cioè Certo. quindi l'uomo che si proietta verso l'alto. Wow. E il fatto, quindi l'oca è anche la guida provvidenziale, perché è anche colei che accompagna i pellegrini. Ovvio. Quindi tu dici che il gioco dell'oca, provo a riassumere questa splendida e articolata tua esposizione, in maniera grafica la disposizione delle varie caselle compongono il circuito del gioco dell'oca, altro non sarebbe quindi che la modalità visiva di un percorso interiore di natura iniziatica che come tale deve rispettare non solo degli avanzamenti ma anche dei blocchi, dei pericoli, quindi delle prove di attraversamento. E in questo quindi questo volo pindario che hai fatto verso le origini nobili del gioco dell'oca ci fa capire come spesso quello che noi abbiamo tra le mani ha origini antichissime e l'origine è sempre connessa a una dimensione sacrale. Quindi qualcosa di ben diverso mi sembra di capire anche di quello che è il gioco dell'oca della quarantela, dove abbiamo una struttura simile a un percorso, abbiamo sempre delle caselle, in qualcosa può anche richiamare l'altro gioco di cui parlavamo, sì. Scaccia il virus, dove però questo percorso iniziatico sembra essere al contrario, nel senso quali sono i rischi e quali sono i vantaggi. È proprio contro-iniziatico, perché mentre il percorso del pellegrino simbolico, no, della persona che cerca in questa vita, è quello di avanzare. In questo gioco dell'oca c'è proprio una forma di controiniziazione. In un percorso iniziatico il coraggio è uno degli aspetti fondamentali. In questo gioco dell'oca c'è proprio l'inverso, cioè il fatto di avere paura, quindi coraggio e paura. Quindi questo nuovo gioco dell'oca inventato da questo manipolo di psicologhe è proprio controiniziatico per questo, perché insegna ai bambini ad avere paura. Tu la chiami paura, per altri sarebbe invece il rispetto delle buone regole, tant'è vero, ne sto leggendo alcune. Ad esempio, la casella 34 dice niente mascherine in giro, vattene indietro una casella. Oppure hai osato fare, aggiungo io hai osato, qui dice semplicemente picnic con gli amici al parco, non ci siamo proprio. Quindi tutto ciò, come dicevamo poc'anzi, che dovrebbe in un bambino essere oggetto di stimolo, di curiosità, qui viene totalmente annichilito, per non dire amputato o per usare un termine ancora più brutale, abortito, esatto. In maniera tale che venga ripiegato su se stesso, rimanga all'interno di una
di un circuito, secondo me, totalmente anaerobico, dove il massimo che fanno questi bambini in quarantena è farsi una bella chiacchierata al telefono con gli Con gli amici. amici, che è premiato nel Che è gioco questo premiato, aspetto. quindi Ma proprio la modalità tecnologica, l'unica possibile, è vero, in tempi di quarantena, però insomma che se viene incentivata come modalità tout court di comunicazione rende il povero bimbo un essere amputato cerebralmente, secondo me, qui viene promossa. Tra l'altro c'è una cosa che mi ha colpito, poi ti voglio domandare qualcosa in più sulla grafica di questo gioco che è molto eloquente dal punto di vista simbolico. A me mi ha anche colpito che questo gioco mescoli in maniera fluida dei buoni comportamenti, tra virgolette, legati alla quarantena, al lockdown, quindi alle misure, diciamo, destinate ad arginare il contagio, con tutta una serie di altre attività che sono non legate direttamente al virus. Ad esempio, ci sono delle caselle che dicono portare la spesa ai vicini anziani del palazzo, ma quella è un'azione buona di per sé. Oppure dare una donazione alla Onlus. Quindi è ambiguo perché sembra che qualsiasi buona azione che poi uno possa fare, un senso etico generale, si sviluppa unicamente sulla base del fatto che tu già però ti stai muovendo all'interno delle regole che riguardano il problema del contagio del virus. Quindi tutto viene riportato, ridotto e compattato, come si direbbe in un compattatore di immondizia, all'orizzonte unico però del virus e del contagio. Cioè, io direi ossigeno zero, e tutto quello che di bello ci può essere in una comunità, nelle relazioni sociali con altri membri della comunità, qui viene riportato unicamente in questo circuito all'orizzonte ristretto del contagio, rischio del contagio, e comportarsi bene in maniera tale che il contagio non avvenga. Quindi molto riduttivo per una psiche di un bambino che deve comunque evolversi, ampliarsi e direi io ossigenarsi piuttosto che invece consolidarsi in maniera così compatta. guarda, questo aspetto lo possiamo chiamare buonismo manipolativo. Ok. Coniamo un'altra un'altra definizione che potrebbe essere interessante. Buonismo manipolativo, cioè l'umanità è stata divisa tra i buoni e i giusti e i cattivi e i ribelli. I cattivi e i ribelli devono solo fare azioni a danno della comunità, mentre i buoni e i giusti che fanno, rispettano le regole, tra l'altro nel gioco, in questo gioco creato da queste donne, da queste psicologhe, c'è anche attenzione, è uscito il nuovo decreto, state attenti alle regole, quindi proprio un asservimento totale, totale e vergognoso. E quindi dicevo c'è questa sorta di appunto buonismo per cui chi rispetta le regole, chi fa quelle cose è buono e giusto. Certo, Quindi aiuta anche la vecchietta a attraversare la strada, dà anche la donazione alla Onlus, tutto, poi tutto, fa tutto quello che si può dichiarare come buono e giusto, ma certo, soprattutto crea danni agli altri perché rispetta le regole del buon vivere, della scienza, ovvio, con l'H finale, e quindi è una persona corretta da premiare. Torniamo all'infantilismo cognitivo. La perfetto. cosa che a me mi sorprende, si chiude un cerchio, a me la cosa che sorprende e che mi infastidisce molto, perché credimi, vorrei proprio parlarci, come queste psicologe. Ma lo faranno loro, forse. Speriamo, perché vorrei proprio un confronto a questo punto. Non so, come queste Sperando che donne. lasciano parlare gli antropologi, perché sennò altrimenti non c'è manco più diritto di esprimere liberamente, La appunto, da propria un punto di opinione. vista di altri professionisti, il lavoro, i risultati del lavoro di altri professionisti ancora. Ma Appunto, vorrei capire come proprio chi dovrebbe studiare in maniera attenta la psicologia, cioè la mente delle persone, la mente delle creature in divenire, possa aver creato una cosa del genere, ma certo. soprattutto vorrei anche dire questo manipolo di donne di studiarsi prima la simbologia di certi giochi che utilizzano. Ma sì, io sì, sono d'accordo con te, anche perché se noi seguiamo questo tortuoso percorso controiniziatico, come dici tu, e antieroico, perché questo bambino invece di avere gioia e pensare che domani magari esce, fa una scappatella e si va a arrampicare su un albero, così vede il mondo dall'alto per qualche minuto e un attimo gioisce di avere dei polmoni pieni d'ossigeno, tutto questo non avviene perché è il contrario che viene promosso. Se noi andiamo alla fine è bellissimo perché
Allora, si sta concludendo con un numero 62 trovato il vaccino, quindi c'è l'epilogo. Poi il 63, 6 più 3 fa 9, quindi il 9 chiude un ciclo, quindi dovrebbe riavviare, come dicevi tu, il passaggio a un livello superiore o successivo di evoluzione. Qui abbiamo una sorta di virus sfracellato, che francamente io ci vedo poco, ma più che un virus sfracellato sembra una deiezione umana calpestata, che conclude questo epico percorso, ripeto, anti-iniziatico e anti-eroico. Solo trovando il vaccino si può arrivare, si può giungere alla distruzione del virus, e al centro, ne parlavamo prima di fare la diretta, abbiamo un'oca volgarmente rappresentata che stappa una bottiglia, quindi la totale uccisione di qualsiasi simbologia sacra che questo gioco poteva e rappresenta, e così abbiamo chiuso il cerchio, quindi così abbiamo banalizzato anche l'animale sacro, la questione del percorso iniziatico labirintico, che tra l'altro una cosa interessante è una piccola parentesi: se l'oca è anche l'animale della rinascita e quindi solare in qualche modo, quindi che eleva e si eleva, ricordiamoci sempre che il labirinto è un luogo buio e oscuro e rappresentato in tantissime culture c'è sempre qualcuno che aiuta e guida in questo buio. Per esempio mi viene in mente Arianna con la sua corona luminosa che porta Teseo fuori dal labirinto. Quindi le tracce dell'importanza di questa simbologia la ritroviamo ovunque. E così, c'è anche qui, appunto, è il decreto famoso, rispetto al decreto questa rispetto al decreto è la fiaccola luminosa, non è che... C'è molto di eroico, no? C'è molto di coraggioso qua. E, ripeto, una cosa veramente... Ah, c'è anche un'appropriazione della terminologia, perché rispettiamo i comportamenti virtuosi. Anche qui si appropriano dei termini, e appropriarsi delle parole vuol dire ancora una volta attuare una controiniziazione oscura, permettimi Martino, per cui appropriandomi dei termini mi approprio dei simboli. Quello che loro stanno facendo è appropriarsi della radice originaria e sacra. Quando tu togli di una qualsiasi parola il germe seminativo che dà potenza a quella parola, virtus è colui che si distingue appunto per una virtù che lo distingue da una maggioranza. Qui invece la virtù significa l'appiattirti attraverso dei comportamenti a una maggioranza invece come comportamento, quindi ti uguagli in tutto e per tutti agli altri, invece di emergere, ma non egoicamente, ma per virtù, tu implodi, diciamo, mescolandoti a una sorta di liquido amniotico, come si dice, indifferenziato, e la tua virtù è semplicemente quella del conformarsi. Ma è una cosa, secondo me, ti porto poi, mi fai tu una bella chiosa a questa tua splendida dissertazione tra l'antropologico, l'arcaico, il sacro, il profano, e il sublime e il deturpato. C'è una linea di mezzo, tu parlavi, dici gli egiziani addirittura, cioè il gioco dell'oca è qualcosa che ti porta a incontrare con Horus, quindi la sublimazione totale, l'incontro con l'io superiore, eccetera. Poi abbiamo questo gioco dell'oca in quarantena che mi sembra una declinazione piuttosto grigia, ma non aggiungiamo termini, non diamo troppa importanza a cose che poi rimangono un gioco ed è giusto che rimangano anche un po' al livello in cui sono nate. Ma c'è un passaggio intermedio che mi viene in mente adesso, quello del Monopoly. Perché anche il gioco del Monopoly, che non c'entra niente, però vedi come c'è una catena, lì usi ugualmente una struttura che è analoga a quella di un gioco dell'oca, usi sempre l'elemento aleatorio, cioè i dadi, tu lanci sempre dei dadi che anticamente servivano, insomma, a entrare in contatto con l'ordine superiore delle cose, che poteva attraverso quel gesto di un gettare i dadi darti delle indicazioni su te, sul destino degli uomini e quant'altro, mentre lì i dadi vengono gettati semplicemente per fare profitti, per cui ti compri la casetta viola che vale di più se c'hai la carta viola, oppure se è un pochino più sfigato c'hai gli appartamenti nella zona gialla e così via dicendo.
Però c'è questo già travisamento e questa manipolazione e riutilizzazione in maniera bassa di qualcosa di sacrale. In chiave capitalistica. Capitalistica. E poi, diciamo, nelle ultime declinazioni di quello che è il nostro capitalismo, ci ritroviamo appunto con delle oche ubriache che festeggiano con i propri bambini di aver sconfitto un virus che sembra, ripeto, una deiezione mal calpestata in un mondo che è quello che è. Cosa vuoi aggiungere? Chiudi tu perché non possiamo chiudere con una nota così bassa. Io volevo dire un'altra cosa, sempre per quanto riguarda questo gioco, dove si usa sempre il termine divertimento per i bambini, no? Quindi si stanno appropriando anche del concetto di divertimento, che invece dovrebbe essere contatto con gli altri, con il proprio corpo, con la natura. Quindi si sta veramente cercando anche di robotomizzare questi bambini. Io sono rimasta veramente anche abbastanza arrabbiata nel vedere la manipolazione di questo gioco dell'oca. E credo che dobbiamo tornare ad essere selvaggi nel senso più sacro del termine, ecco. Quindi non solo selvaggi nell'approcciarsi alla realtà, ma anche nella ricerca del sacro. Bisogna rompere questi schemi assolutamente e ricordarci anche che ci sono delle sacche di resistenza che stanno sempre attenti a queste simbologie, che comunque non cadono in queste manipolazioni e che la realtà nulla di quello che accade in questo momento nella realtà che viviamo è casuale, è tutto progettato e certe menti sono ormai veramente declinate su una robotomizzazione, cioè non riescono più a vedere anche quello che fanno, secondo me, perché io non riesco a spiegarmi questi cioè ce li Ma spieghiamo. il fatto è, penso Valentina, che l'essere umano non è addomesticabile in assoluto. Per sua fortuna c'è un elemento che che è insopprimibile in noi, che non può essere addomesticato, non potremo mai diventare dei perfetti cittadini alla Orwell, ok? E questo ancora di più vale con i bambini, che non solo non sono totalmente addomesticabili, ma per tutto quello che abbiamo detto non dovrebbero essere neppure totalmente addomesticati. Con il piccolo dettaglio che se tu questo addomesticamento, come sta accadendo adesso, lo compi in maniera così massiva, sistematica e capillare, il bambino è vero che lo irrigimenti, cioè che è vero che gli dai delle coordinate definitive, come dicevi tu prima, lo metti in una scatola. Il problema è che il bambino messo in una scatola, e questo se lo faranno il problema, se lo porranno i genitori e se lo faranno anche, diciamo, coloro che dovrebbero, vediamo, corroborare l'evoluzione psicologica di un bambino messo in scatola muore, implode. Quindi il futuro di bambini messi in scatola con queste modalità saranno dei bambini, come dici tu, robotomizzati, ma robotomizzati dice ancora che c'è comunque un'attività automatica all'interno, ma il passo successivo saranno dei bambini che comunque saranno, secondo me, in una condizione semivegetale. Esatto, è questo il problema, questo è il problema e anche una grande preoccupazione di questa futura umanità, no? Perché, ripeto, il grande imputato sono gli adulti, cioè i genitori e gli insegnanti. Non scordiamocelo, perché avendo avuto esperienza all'interno delle scuole posso dire che questi giochi non sono altro che lo specchio di quello che avviene sul modello educativo, della paura del contagio, del rispetto delle regole, di questo buonismo per cui se tu fai così sei buono, se non rispetti le regole sei cattivo. Ma la cosa è talmente globale, cioè talmente è come un polipo che ha preso tutti gli aspetti del vivere umano e della società, per cui non c'è cioè il bambino veramente ha difficoltà nel districarsi in questi aspetti che gli Cosa impongono deve della fare? Certo, realtà, certo. perché non c'è un gruppo di pari che si ribella insieme a lui. Sono tutti comunque irrigidimentati, ma anche perché c'è un altro aspetto, hanno invertito anche ciò che poteva essere ribelle e rivoluzionario, dicendo è rivoluzionario vaccinarsi, è rivoluzionario seguire le regole. Quindi c'è anche questo aspetto, per cui, come per quanto riguarda la questione gender, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè hanno reso pubblica e alla portata di tutti il concetto di ribellione, rendendola omologata, ma quella non è più ribellione, quella è un'imposizione che uno vive come ribellione, ma non ti Ovvio. stai ribellando di nulla.
Hai proprio ragione, anche perché, giusto per chiudere appunto i giochi, non dell'oca, secondo me un bambino che è troppo obbediente è semplicemente un piccolo mostro. È un bambino che è troppo obbediente, troppo a lungo, è un piccolo mostro che è destinato a diventare uno schiavo. Ma probabilmente è proprio quello che serve. Quello che stanno cercando di fare e spero non ci riescano. Non ci Questo è riusciranno perché la natura umana ha per fortuna, come dicevi tu, un fondo animale selvatico, inaddomesticabile, quindi il dio Dioniso è un dio appunto dell'edera che cresce ovunque, cresce a dispetto dell'uomo, continua a crescere, più la strappi più cresce, ma è anche il dio del vino, quindi anche il dio dell'ebbrezza, è anche il dio che in un qualche modo squaderna le regole e che fa sì che quando nelle città greche si cerca di imporre troppo l'ordine, poi escono fuori le baccanti che guarda caso sono in preda a un tale funesto furore che non riconoscono neppure i propri figli e quindi sbranano i propri figli. Quindi diamo la corda lenta alla nostra animo selvatico perché a tenerlo poi troppo stretto, come vediamo, non viene più liberato, ma quando si libera c'è il rischio di bravo. ricontorcersi contro l'ordine stesso, così tanto veementemente imposto. Esatto. Grazie Teniamolo sempre Valentina, vicino. Grazie a te, grazie Massi, davvero per questo grazie. splendido intervento e a prestissimo. Grazie, ciao.